Chi compra Made in Italy? Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, faccio recensioni e video sulle borse, su tutto quello che concerne o comunque intorno al mondo delle produzioni, perché faccio di lavoro, produco borse. Parliamo di chi ama il Made in Italy, ma non ama nel senso di cuore, chi lo compra, chi e cosa, chi e perché, quale e quelle. Compra sempre borse originali ovviamente, e se poi Made in Italy, ma noi parliamo di tutto questo dopo la sigla. Come ti dicevo, il bello delle borse originali è che puoi esibirle. Compra sempre borse originali. E una cosa fondamentale che si è persa nel corso degli anni è che il fatto di essere originale molto spesso viene dato solo per i brand del lusso, quindi brand del lusso, borsa originale, brand originale o pezzotto. Questo è il senso. In realtà originale significa anche legale, quindi molto legato pure all'originalità intesa come design, come studio, come lavorazione. Quindi se tu hai modo e hai avuto modo di vedere i video che faccio anche fuori dalle recensioni di borse, spesso ti racconto quello che succede in fabbrica, perché secondo me è sbagliata la narrativa che c'è in merito alle borse originali, è sbagliato di come viene dato enfasi e importanza per dire al contraffatto e non agli artigiani che producono le borse originali. E da questo mi sono posta in questi giorni un po' di clausura, un po' di come dire, di riflessione, di concentrazione, varie domande, no? Quanto conosciamo veramente Made in Italy? Tutti quanti ci freggiamo di questa cosa, ma quanti poi effettivamente conoscono i prodotti, dove vengono prodotti, chi li produce, chi li ha ideati, come vengono distribuiti? Diciamoci la verità, quasi nessuno. Cioè la pelletteria intesa come produzione, distribuzione e tutto il resto è un mondo molto ad appannaggio degli addetti dei settori. Cioè è facile che se tu hai la fabbrica o se ho la fabbrica di scarpe, di che ne so, di gioielli o di qualsiasi altra cosa, abbiamo delle dinamiche simili e le conosciamo. Ma se tu sei al di fuori di questo mondo e sei una persona che acquista i prodotti, non sei tanto informata, diciamoci la verità, un po' perché tu stessa, ma questo è un demerito che ho anch'io, non siamo molto spesso stimolate ad informarci. Per questo io sul blog parlo tanto delle storie che ci sono dietro il brand, dei dettagli di produzione, dell'importanza, del valore del tempo. È fondamentale informarsi e molto spesso siamo vittime del fatto della pigrizia, no? Compriamo i prodotti, un po' li compriamo per moda, un po' li compriamo per esigenza, poco ci interessiamo di poi quello che realmente dovrebbe essere importante, quindi come sono fatti questi prodotti, dove sono fatti questi prodotti, e le aziende che le producono sono aziende a norma, che mantengono l'igiene, che mantengono gli standard di sicurezza dei dipendenti e tutto il resto. Perché ti dico questo? Perché da tutto quello che è successo dovuto al blocco appunto, e quindi tutto quello che è successo in merito all'epidemia che c'è stata e che c'è purtroppo ancora in corso, quello che si evince tantissimo è che noi non sapevamo che eravamo, come dire, in ostaggio di alcune produzioni estere, per cui se si fermavano dei mercati noi non avevamo mascherine, non avevamo camici. Abbiamo dato per scontato per anni che tutto quello che ci contornasse fosse logico che ci fosse, e quindi quando ci viene toccata la salute e tutto quello che ne concerne, ci rendiamo conto che in realtà ci mancano tanti tasselli di perché paghiamo le tasse e la sanità non regge, ci mancano tanti tasselli del perché molti settori vengono messi da parte rispetto ad altri, e soprattutto ci mancano tanti tasselli anche dal punto di vista produttivo. Perché? Perché non diamo importanza alle fabbriche, non diamo importanza agli operai, non diamo importanza a tutto quello che è la narrativa del prodotto originale. Per cui chi è che ama il Made in Italy? È inutile che ce lo nascondiamo, ed è il motivo per cui sono crollati tutti i brand che producono in Italia, gli stranieri. Noi abbiamo un mercato interno che favorisce il made in Cina, il made in India, il made in tutto il mondo,
e poco favorisce gli artigiani locali. Un paradosso. Se noi immaginiamo che se facessimo una cartina solo per le borse che ho recensito io potremmo mettere un puntino su ogni regione, su ogni città, su ogni posto, per dire guarda che tu puoi uscire di casa e andare a comprare il prodotto dall'artigiano vicino casa tua, e magari una borsa fighissima che ti dà 8000 garanzie, che tu stai sostenendo l'economia locale, che è ecosostenibile, tutta questa serie di cose, che apprezzi la storia, apprezzi il fatto che stai dando dei soldi a una persona che si sta impegnando con delle idee nuove e tutto il resto. Ti rendi conto che il mercato interno è assurdamente assuefatto a prodotti che non sono italiani, e per cui i piccoli artigiani hanno difficoltà a vendere a noi, perché noi non abbiamo la curiosità di scoprire le cose oltre quello che ci propina l'influencer di turno, la televisione, i media in genere, anche le stesse sponsorizzate di Facebook, YouTube o quel che vuoi. Noi stiamo lì con la mente quasi offuscata e non riusciamo più a avere la mente critica tipica di noi italiani e di capire che cosa c'è dietro al Made in Italy. Per cui chi è che compra il Made in Italy? Chi è che ama? Gli stranieri. Non ci sono gli stranieri, non ci sono i turisti che vengono, noi andiamo in crisi perché noi siamo esterofili, andiamo all'estero. Non ci sono i turisti, non ci sono i cinesi che comprano i prodotti italiani, noi andiamo in crisi perché non abbiamo altri mercati, soprattutto quello interno, perché noi importiamo. Allora io sento tanto, e non voglio mettere a fare politica che mi interessa proprio, non voglio il consenso di nessuno, però sento tante parole dette a vario titolo e sposate in varie cause ma senza un fondamento. La verità sai qual è? Che nessun politico ti potrà fare la legge, e io so bene da terzista di Made in Italy napoletana che non esisterà mai nessun politico che si prenderà la briga di dire vogliamo sapere dove vengono prodotte le borse, vogliamo i nomi degli artigiani, vogliamo la certificazione di filiera. Io lo so che è un sogno che non vedrò mai realizzato, però io continuo a sognare e nel mio piccolo cerco di far sensibilizzare le persone che sono intorno a me a questo argomento, perché se anche tu cominci a chiedere quando vai a comprare una borsa, scusami, ma dove la fanno sta borsa? In Italia? E dove? Nelle Marche, in Toscana, in Campania, nel Veneto? Già sarebbe una grande, no? C'hanno le fabbriche in Toscana, ok, e dove ce le hanno ste fabbriche? E chi sono gli artigiani che producono? Quindi se noi cominciamo ad essere noi curiose, obblighiamo necessariamente chi deve venderci i prodotti a doverci informare, a dover colmare quel gap che c'è stato per anni, dove la produzione viene messa da parte perché molti brand, soprattutto quelli del lusso, spacciano o comunque danno per scontato che i prodotti se li fanno loro nelle loro fabbriche. Parleremo in un altro video di questo, non è questo il momento. Però ti dico che in realtà non è così, perché hanno tutti dei subfornitori, esistono delle regolamentazioni, dei controlli, esistono delle responsabilità di filiera, esiste tutto un mondo dietro, quindi bisogna informare, bisogna informarsi, ma questo stimolo, come io sto continuamente a cercare di informarmi, a leggere, ad ascoltare, ascolto ognuna di voi, anzi grazie mille se commentate qua sotto, su Instagram, dappertutto, perché siete fonte di sapere, perché voi sapete cose che io non so, e quindi ascoltarvi, leggervi, poter comunicare con ognuna di voi per me è fondamentale. Certo è però che se noi pretendiamo che dall'esterno vengano le informazioni e non insomma senza che noi muoviamo un passo, diventa davvero difficile. Quindi chi ama il Made in Italy? Gli stranieri. Noi lo amiamo il Made in Italy, siamo pronti a scommettere sul fatto che quando si riaprirà tutto, quando cominceremo di nuovo a circolare per il mondo, indosseremo la borsa dell'artigiano sotto casa o quella comprata quando sono stata a Venezia e quindi ho trovato l'artigiano nel vicoletto e ho voluto comprare un prodotto tipico che non è la gondolina o una cosa simile, che quando vengo a Napoli non mi vado a mangiare solo la sfoglia del babà, ma vado a vedere anche, magari stimolando Scegli Napoli o altri progetti, vado a vedere chi è l'artigiano che fa le borse in quella determinata strada e mi compro il prodotto tipico che è anche la pelletteria, così come si fa in Toscana. Cioè vogliamo vedere se questa cosa si sentirà, perché è facile, adesso tutti quanti ci siamo resi conto che dipendiamo dall'estero.
bisogna imparare. Io sono dell'idea che dalle difficoltà bisogna sempre creare delle opportunità, e l'opportunità che abbiamo è cominciare a conoscere, non demonizzare, perché non è che non sono buoni i prodotti dalla Cina, non è che non sono buoni o che questo è buono e quello che noi siamo meglio degli altri. Bisogna razionalizzare e capire che informarsi da dove vengono i prodotti e sulla loro storia è fondamentale, e per questo ho pensato che se facciamo un giochino, anche così per passare un po' il tempo, potrebbe essere una cosa interessante, tipo apri l'armadio, apri dove hai conservate borse, scarpe, abiti, soprabiti, cappotti, portafoglio, qualsiasi cosa, prendi i marchi e dimmi quali sono quelli di cui conosci la storia. Dimmi quali sai i marchi di cui conosci i siti produttivi. Insomma, confrontiamoci un pochino. Io l'ho fatto l'altro giorno e nonostante che io cerco di tutto di più, mi sono resa conto che sull'abbigliamento ho fatto fatica a reperire informazioni attraverso Google, YouTube o quel che sia su alcuni prodotti. E quindi che ti invito a fare? Digita il prodotto su YouTube, magari ho fatto io la recensione della borsa per dire, oppure sul mio blog trovi una recensione, ti metto la home del mio blog, magari puoi andare lì, cerca e magari ti esce la borsa e già ci ho fatto la recensione e ti risparmi il tempo di andare su Google. Oppure possiamo, che so, chiedere all'amico o alla persona conoscente se conosce la storia di quei brand, e così cominciamo a chiedere. Magari mi è venuta anche la voglia di scrivere alle aziende e dire: scusami, ma dove produci queste camicie, dove produci questi cappotti? E così insomma ci innamoriamo di nuovo di quello che è un nostro patrimonio, perché delle volte, sai che io mi rendo conto che vivo in una città piena di monumenti, piena di storia, dove filosofi, scrittori, dove c'è stata fondata la prima università, dove grandi re hanno camminato e hanno creato grande l'umanità, però mi rendo conto che io ci cammino e do per scontato che ci siano i monumenti, che ci sia l'università, che ci siano tutte le bellezze che vedo intorno. Allora abituiamoci, visto che adesso magari, e spero che quando va in onda questo video possiamo ritornare a vederle, però ricordiamoci dell'importanza di valorizzare tutto quello che c'è intorno. Per me è un'opportunità, e se mi aiuti a guardare la realtà anche tu con occhi diversi, sono convinta che da qualsiasi situazione si può trarre del buono anche da questa, e quindi torniamo ad amare il Made in Italy. Mi raccomando, scrivetemi qui sotto, sono curiosa di vedere se sapete tutta la filiera di tutti i prodotti che avete in casa, non quelli alimentari, che quello è un altro settore, qui poi si aprono altre cose. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.